ho provato un'auto incredibile, una leggenda nel mondo JDM e nella cultura giapponese, e vi giuro che non sto esagerando, è tra le 3 migliori auto che io abbia mai guidato. In questa serie la Toyota E86 Trueno non poteva mancare. Oggi guidiamo la Hachiroku. Ma perché quest'auto è speciale? Innanzitutto perché monta uno dei migliori motori mai costruiti, pensati per spingere auto leggere, ma soprattutto farle gareggiare. Parliamo del 4AGE. Sviluppa pochi cavalli, solo 130, ma con i suoi 4 cilindri in linea alimentati ad iniezione e il suo doppio albero a camme è capace di raggiungere 7500 giri. Immaginatelo ora montato su un'auto molto leggera, con trazione posteriore, cambio manuale a 5 marce e differenziale a slittamento limitato. È un sogno. Vogliamo poi parlare del suono che fa? Ci sono diversi modelli della 86 e si differenziano tra Levin e Trueno. Oggi parleremo della Trueno, quella con i fottuti fari a scomparsa, la migliore. Con il suo peso equamente distribuito sulle 4 ruote si è sempre rivelata agile e soprattutto molto prevedibile, e oltre a tutto questo era economica. C'è poi una persona che ha reso quest'auto leggendaria. Mai sentito parlare di Keiichi Tsuchiya? Lui è il mio mito. È davvero la persona che più ammiro nel panorama automobilistico mondiale. Non avendo soldi per competere nel mondo delle corse, si allenava con la sua E86 sui toghe giapponesi. E sì, faceva parte dello street racing del posto, partecipando a gare clandestine. Era talmente bravo che ancora prima di dedicarsi alle corse in pista era già una leggenda nel mondo dello street racing. È stato infatti sponsorizzato all'istante per correre professionalmente in pista. Vinceva già parecchio, quindi perché non aggiungere ancora un po' di pepe? Ed ha iniziato a driftare. No, aspetta, forse non ci siamo capiti. Ha iniziato a driftare durante le gare non drift, quando il drift quasi neanche esisteva. Allora, immaginatevi sugli spalti a guardare una gara, vedete passare le macchinine sotto di voi. E ad un certo punto, oh no, quella ha perso il controllo, sta per schiantarsi, ma è Tsuchiya! E bam, no, non si schianta, parte l'Eurobeat e tutti iniziano a urlare Kansei Dorito! Ok, forse ho esagerato un po' nell'immedesimarmi, ma le cose sono andate più o meno in questo modo. Tornando a Tsuchiya, poteva fermarsi lì? No. Mentre correva professionalmente non ha abbandonato le gare clandestine, è riuscito infatti a convincere alcuni sponsor a fargli girare un video, il video, quello che ha fatto partire tutto. Senza quel video non esisterebbe il drift, non esisterebbe la gymkhana, non esisterebbe praticamente niente. Il video si chiamava Pluspi, era sostanzialmente un mini documentario che mostrava Tsuchiya correre molto forte e di traverso sul suo passo di montagna preferito, a bordo di un 86, ovviamente. Questo video gli costò la sospensione della licenza da pilota, visto che sostanzialmente andava a promuovere atti contro il codice stradale. Ma vuoi mettere? Ora sarà per sempre una leggenda, insieme alla sua 86. E Initial D dove lo mettiamo? Il manga e anime che ha ispirato generazioni intere, me compreso, raccontandoci la vita underground degli street racers sui passi giapponesi? E indovinate chi ha lavorato alla produzione di questo progetto per renderlo una cosa reale e non un semplice cartone pieno di cazzate? Sì, proprio lui, Tsuchiya. Che macchina guida il protagonista della serie? Un 86. A quanto pare il protagonista della storia, Takumi Fujiwara, colui che consegna il tofu facendo drift sul monte Akina, è in realtà Tsuchiya. E noi oggi proviamo proprio quell'auto. Oggi abbiamo qui con noi una AE86. Voglio ringraziare anche BF Simulator che con i suoi simulatori mi sta aiutando a capire meglio questa disciplina. Trovate in descrizione il suo link per andare sul suo sito. E fidatevi, in assenza di un'auto da drift è il modo migliore per continuare a prendere dimestichezza con questo sport. Parliamo delle modifiche che ha quest'auto. Partiamo già dal motore, che non è un 4AGE ma è stata swappata con un Beams 3SGE che è un 2000 aspirato. Con le modifiche
attuali sviluppa 200 cavalli che su 850 kg di macchina si sentiranno bene. Solo il cofano costa 1500 euro, quindi non schiantiamola. Le modifiche sono pensate per un'auto da drift, quindi è tutta su Uniball, assetto Cusco e LSD Cusco a 2 vie. Abbiamo ovviamente il regolatore pressione della benzina. Questi qui si chiamano ITB, che in inglese vuol dire Individual Throttle Body. Questo vuol dire che per ogni cilindro c'è una farfalla e sono sostanzialmente quelli che permettono a quest'auto di fare un sound incredibile. Vi faccio notare inoltre che questo motore è stato sviluppato in collaborazione con Yamaha e presenta alcune chicche interessanti come le valvole in titanio. Abbiamo radiatore maggiorato, radiatore dell'olio, insomma tutto ciò che serve a fare drift. Io direi che andiamo direttamente dentro a provarla e vediamo com'è. Ok, allora l'unico problemino che abbiamo oggi è che il volante è molto duro. Madonna, ma che sensazione! Esatto, le prime sensazioni mi lasciano già capire quello che sto per provare. No, è leggerissima! Allora la scaldiamo leggermente. È bellissimo, mio Dio! È partita in sovrasterzo senza neanche provare a lanciarla. Qui ho iniziato ad amarla. È l'auto di Tsuchiya! E poi la prima prova di drift volontaria. Mio Dio! Tommy era anche lui sconcertato, facendo gesti che solo noi italiani sappiamo fare. Non ci credo! Non ci credo! Eh già, non potevo crederci. Senti che suono! Senti gli ITB! Il suono degli ITB ti entra nelle ossa e ti spinge ad andare ancora più forte di prima. Devo fermarmi, sono incredulo. Dio! Ma è la macchina più bella che io abbia mai guidato per fare drift! Ma cazzo, è bellissima! Ma tu... Ero ovviamente molto esaltato. Quest'auto è incredibile. No raga, è qualcosa di incredibile. Questa è un'auto che ti fa sentire vivo, felice e come dicono in Initial D, la 86 allena il suo pilota. I traversi si fanno sempre più lunghi e vi giuro, si accorcia il fiato dall'emozione. Non posso continuare a guidare senza condividere la mia gioia, è incontenibile, incredibile. Non ci posso credere! Non ci posso credere! Sempre un pro? Oh, è esattamente come la sognavo, cazzo! Porca puttana! Io non riesco bene a spiegare quanto sia bella questa macchina. In realtà è impossibile, o la provi o non capirai mai. Mi piacerebbe molto collegare queste curve facendo appunto un Kanseido Rift, ma purtroppo non ho ancora le skills necessarie, per ora. È un guanto! Intendo dire che il pilota riesce a collegarsi all'auto come se fosse un'estensione del proprio corpo, non è un attrezzo che stai usando, fa parte di te. Purtroppo sì, ero già molto stanco a causa del problema allo sterzo. Ecco anche perché ho iniziato a fare alcuni esercizi fisici. È comunque uno sport e bisogna avere resistenza e fiato.
le braccia, ce le ho distrutte bro. Cioè io so già che domani non posso lavorare. È proprio intuitivissima, cioè capisci proprio cosa cazzo devi fare. È molto rigida, assolutamente old school. Capito? Questo è quello che una macchina deve darti, deve farti sorridere. Quando una macchina ti fa sorridere vuol dire che funziona. Mio Dio, quanto ti stanca! Sono stanco! Non sento più le braccia. Le braccia finite. Che macchina fantastica, però incredibilmente bella. Ho la spalla sinistra devastata, giuro. Nonostante la sofferenza è difficile fermarsi. È bellissima, ma sono troppo stanco, non ce la posso fare più. Ora vi faccio vedere come la guida il proprietario, ed è come ovviamente voglio diventare. Come vedete il proprietario, nonché drifter, collega senza problemi le curve. Utilizza anche questa tecnica chiamata manji drift. Consiste nel far sbandare l'auto anche sul dritto per non raddrizzare mai lo sterzo e collegare curve anche lontane. Qui invece, anziché usare la tecnica power over, ossia quella semplice usata da me che avete visto finora dando gas e controsterzando, lancia l'auto facendo il pendolo. Provare quest'auto è pericoloso per il proprio portafoglio. Io me ne sono innamorato e lo dico ora, un giorno ne comprerò una. Spero tanto che anche la mia S15, dopo tutte le preparazioni fatte, mi faccia sentire così. Per ora mi concentrerò sulla Silvia e invece la 86, ahimè, rimarrà un sogno da avverare nei prossimi anni. Questo episodio termina così, tenetevi caldi perché nel prossimo episodio mi vedrete fare un grande salto di qualità alla guida. Inizierò ad andare a scuola di drift. Si comincia.